Il legno vibra contro la cassa toracica. È un tremore costante, ritmico, che ti entra nelle ossa e non ti lascia più. Siamo schiacciati sul fondo dello scafo, avvolti da un buio così denso che non riesci a vedere nemmeno la tua mano davanti al viso. C'è solo l'odore, un mix penetrante di benzina a viò, olio bruciato, salsedine e paura fredda. Tutto quello che sentiamo è il respiro affannoso del motore Isotta Fraschini, tenuto al minimo dei giri, un borbottio soffocato per non farsi sentire, perché là fuori, a meno di 300 metri, c'è la morte. Una lama di luce bianca taglia l'oscurità sopra le nostre teste. È un riflettore austriaco, spazza l'acqua nera, cerca un'increspatura, cerca un riflesso, cerca noi. Se quel fascio di luce ci tocca, anche solo per un secondo, le batterie costiere apriranno il fuoco e noi spariremo. Non siamo protetti da una corazzata d'acciaio. Siamo seduti su 16 metri di compensato e mogano, con 2 tonnellate di esplosivo agganciate ai fianchi. Basta una scintilla, basta un proiettile vagante e saltiamo in aria prima ancora di aver capito cosa è successo. L'acqua gelida dell'Adriatico ci schizza il viso, entra nel colletto della giacca di cuoio, ti gela il sangue. Ma nessuno si muove, nessuno parla. Il comandante alza una mano nel buio. Il riflettore si sposta altrove. Siamo salvi, per ora. Benvenuti nell'inferno liquido della Grande Guerra. Benvenuti a bordo del MAS, motoscafo armato silurante. Capitolo 1. Il rombo nel silenzio. Per capire perché siamo qui, tremanti in mezzo al mare, bisogna dimenticare tutto quello che sapete sulla guerra navale. Dimenticate le grandi navi grigie, le parate, le ammiraglia che sembrano castelli galleggianti. Quelle sono il passato. Noi siamo il futuro. E il futuro è veloce, sporco e invisibile. Tutto è iniziato pochi mesi fa, non in mare aperto, ma tra le nebbie della Giudecca, nel cuore di Venezia. Mentre il mondo guardava le trincee sulle montagne, nei cantieri della SVAN, la Società Veneziana Automobili Navali, succedeva qualcosa di strano. Non si costruivano navi, si trasformavano giocattoli in armi. L'ingegnere Attilio Bisio ha preso i progetti dei motoscafi da corsa, quelli che i ricchi usavano per divertirsi sul Canal Grande, e li ha svuotati. Via il lusso, via le comodità. Al loro posto, motori potenziati, mitragliatrici e siluri. Sembrava una follia mandare gusci di legno contro giganti d'acciaio. Davide contro Golia, ma un Davide armato di dinamite. Eppure eccoci qui. Siamo figli di una necessità disperata. Venezia non è più la città romantica delle cartoline. Nel 1915 è una roccaforte assediata. Di giorno è una città fantasma, svuotata dai turisti. Di notte è un bersaglio. Gli aerei austriaci arrivano da Pola e da Trieste, sgongiano bombe su San Marco, sulle chiese, sulle case. Le nostre corazzate sono troppo lente, troppo grandi, troppo preziose per rischiare di uscire dal porto. Si sentono inutili. Serviva qualcuno abbastanza pazzo da uscire là fuori, scavalcare le mine, entrare nei porti nemici e colpirli dove si sentono sicuri. Servivamo noi. Sotto i miei piedi sento le tavole di legno del paglionato flettersi. È incredibile pensare che questo scafo è stato costruito dagli stessi artigiani che facevano le gondole. Hanno le mani sporche di grasso adesso, non più di pece. Hanno imparato a montare carburatori invece di forcole. Venezia ha cambiato pelle. La laguna, con i suoi bassi fondali, i suoi canali traditori che cambiano con la marea, è diventata la nostra alleata migliore. Nessuna nave austriaca può inseguirci qui dentro senza incagliarsi, ma noi conosciamo ogni barena, ogni secca, ogni scorciatoia. Il motore cambia tono. Il comandante ha dato l'ordine. Non stiamo più aspettando. La prua si alza violentemente verso il cielo, sbattendo sull'acqua come una pietra piatta. Lo stomaco ti finisce in gola. Il rumore adesso è assordante, un ruggire che copre anche i pensieri. Non siamo più prede nascoste nel buio, siamo diventati il proiettile. Mentre sfrizziamo a 30 nodi verso l'orizzonte, lasciandoci dietro la cupola di San Marco oscurata, capisco una cosa. Questa non è solo una barca, è la volontà di una città intera che si rifiuta di affondare. La caccia è aperta e la notte è appena iniziata. Capitolo 2. Genio e follia. Per capire come siamo finiti in quel mare buio, tremanti di freddo e paura, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare alla luce del giorno, tra i canali tranquilli della Giudecca. Benvenuti nei cantieri della SVAN, la Società Veneziana Automobili Navali. Chiudete gli occhi per un istante.
Non si sente odore di polvere da sparo qui. Si sente odore di segatura fresca, di vernice appena stesa e soprattutto quell'odore pungente e inebriante della benzina a avio. È qui che avviene il miracolo, o forse la trasgressione. Prima della guerra, la Svan costruiva sogni per i ricchi, motoscafi eleganti, lance da passeggio per le domeniche al Lido, scafi lucidi che dovevano solo essere belli. Ma nel 1915 la Regia Marina ha un problema enorme. Le sue corazzate sono giganti ciechi intrappolati in un mare troppo stretto come l'Adriatico. Serviva qualcosa di diverso, serviva un predatore. L'intuizione dell'ingegnere Attilio Bisio è geniale nella sua follia. Prendere quei giocattoli di lusso e svuotarli. Via i divanetti di pelle, via le cromature inutili, via tutto il peso superfluo. Resta solo uno scheletro di legno. Mogano per la bellezza, abete e frascino per l'elasticità. Uno scafo lungo 16 metri che pesa meno di una gondola carica, ma che nasconde un segreto brutale. Guardate dentro lo scafo. Lì, al centro, pulsa il cuore della bestia. 2 motori Isotta Fraschini. Non sono semplici motori marini, sono capolavori di meccanica presi in prestito dall'aviazione e riadattati per il mare. Quando vengono accesi, questi motori non girano, urlano. Scaricano in acqua 500 cavalli di potenza pura. Per un equipaggio abituato ai lenti motori a vapore, salire su un MAS è come cavalcare un proiettile di cannone. Ma la velocità è nulla senza il veleno. Ai lati dello scafo, appese a 2 semplici tenaglie d'acciaio, ci sono le armi che hanno cambiato la storia. 2 siluri da 450 mm. È qui il paradosso ed è qui il genio. Una barca che costa quanto un appartamento, costruita con il legno dei violini, porta sui fianchi la potenza per affondare una corazzata che costa quanto una città intera. Il MAS non è solo una barca, è il trionfo della velocità sulla corazza. È la prova che a Venezia anche la guerra ha bisogno di essere un'opera d'arte. E ora che abbiamo costruito la macchina, è tempo di conoscere gli uomini abbastanza folli da guidarla. Capitolo 3. Il covo dei corsari. L'odore qui non è di mare. È un mix denso di olio motore, vernice fresca e tabacco scadente. Siamo inginocchiati sulle banchine di Sant'Elena, all'estrema punta di Venezia. Fuori da questi muri di mattoni rossi c'è la città che soffre, c'è la Biennale, ci sono i giardini, ma qui dentro esiste solo la meccanica. Guardate queste mani. Sono nere di grasso, scorticate dal freddo. Non stiamo combattendo contro gli austriaci adesso, stiamo combattendo contro queste macchine. I MAS sono bestie fragili, hanno il cuore di un aereo e lo scheletro di un violino. Basta un granello di sale nel carburatore, una guarnizione secca e sei morto in mezzo al mare. Per ogni ora che passiamo a correre sulle onde, ne passiamo 10 qui, a smontare e rimontare. È un'ossessione, è una preghiera recitata con la chiave inglese in mano. Guardatevi intorno, non ci sono ammiragli in alta uniforme qui. Ci sono ragazzi di 20 anni in canottiera sporca, seduti sulle casse di munizioni. Mangiano pane e acciughe, fumano nervosamente, giocano a carte aspettando che quel maledetto telefono squilli. Siamo una strana famiglia. Ufficiali e marinai dormono nelle stesse baracche umide, condividono la stessa paura. Ci chiamano i corsari della laguna, ma sembriamo più degli operai in trincea. Poi il sole comincia a scendere dietro il campanile di San Marco. L'atmosfera cambia in un secondo. Le carte da gioco spariscono, le risate si spengono. Inizia il rito. Il rombo basso dei motori Isotta Fraschini accesi al minimo fa tremare l'acqua della Darsena. È un suono che ti entra nello stomaco. Carichiamo i siluri, 2 tonnellate di morte agganciate ai fianchi con gesti lenti, precisi. Il comandante mi guarda, non serve parlare. Si mollano gli ormeggi, lasciamo la sicurezza della terraferma, lasciamo le luci calde della base, scivoliamo via nel canale scuro, mentre Venezia chiude gli occhi per la notte. Il lavoro sporco è finito, la caccia sta per cominciare. Capitolo 4. La beffa di Bucari. Siamo nel ventre della montagna.
Non sembra nemmeno di essere in mare. L'acqua è nera, immobile, come uno specchio d'olio. Siamo entrati nel fiordo di Bucchari. Siamo dentro la gola del nemico. Spegnete tutto. I motori dei 3 MAS, il 94, il 95 e il 96, girano al minimo, soffocati dalle marmitte per non fare rumore. Scivoliamo nel buio. Siamo così vicini alla riva che l'aria non sa di salsedine, sa di resina, sa di pini. Sentite? Quelle sono voci. Le sentinelle austriache parlano, ridono, fumano a pochi metri da noi. Se accendessero un fiammifero adesso, saremmo tutti morti. Sul MAS 94, il comandante Luigi Rizzo controlla l'orologio. È freddo, calmo. Per lui questa è chirurgia. Ma sul MAS 96 la scena è surreale. In mezzo ai marinai sporchi di grasso e terrore c'è un uomo anziano. Indossa un cappotto di pelliccia che sembra uscito da un teatro e un monocolo incastrato nell'occhio. È Gabriele D'Annunzio. Mentre noi tremiamo, lui sorride. Sta componendo versi nella sua testa. Rizzo alza il braccio. Eccole. Le navi nemiche sono sagome nere contro la banchina. Fuori i siluri. Si sente il tonfo metallico delle armi che cadono in acqua. La scia bianca corre verso il bersaglio. 1, 2, 3 secondi. Niente. Nessuna esplosione. Nessuna fiommata. Maledizione. Le reti. I siluri si sono impigliati nelle reti antisommergibile. Cozzano contro la banchina come pesci morti. È un fallimento. Ma D'Annunzio non smette di sorridere. Mentre i motori ruggiscono improvvisamente per la fuga, svegliando l'intera baia e scatenando l'inferno dei riflettori, il poeta si alza in piedi sul ponte. Non spara proiettili, afferra 3 bottiglie avvolte nel tricolore e le lancia in mare. Dentro c'è un messaggio, una beffa atroce, scritta in latino, per dire al nemico: siamo venuti fin dentro la vostra camera da letto e non ci avete preso. Scappiamo via, con i proiettili che fischiano sopra le teste e la schiuma che ci bagna la faccia. Non abbiamo affondato nessuna nave stasera, ma mentre guardiamo D'Annunzio che ride nel vento, capiamo che abbiamo fatto qualcosa di peggio. Li abbiamo umiliati. È nato il mito. M-A-S. Memento. Audere. Semper. Capitolo 5. I giganti. È l'alba. Un'alba livida, silenziosa. Il mare di Premuda è una lastra di vetro. Non c'è un'onda, non c'è un rumore. Siamo svegli da ore. Gli occhi bruciano per la salsedine e la fatica. Sul MAS 15 il comandante Luigi Rizzo si passa una mano sul volto sporco. La pattuglia è finita, si torna a casa. Poi un'ombra, a dritta. Fumo. Colonne di fumo nero che sporcano il cielo pulito del mattino. Rizzo strizza gli occhi. Ordina di avvicinarsi. Pensiamo siano cacciatorpediniere, una scaramuccia veloce prima del rientro, ma quando la nebbia si alza, il sangue si gela nelle vene. Non sono barche, sono montagne. Davanti a noi, uscita dal nulla, c'è una potente formazione da battaglia austriaca e al centro, protette da una cortina di ferro, ci sono loro, i giganti, la Tegetov e la Santo Stefano. Oltre 150 metri di acciaio, cannoni grandi come tronchi d'albero. Siamo 2 gusci di noce, 2 barche di legno contro la flotta di un impero. La logica dice scappate, l'istinto urla attaccate. Rizzo non esita, guarda il sole che sorge alle nostre spalle, è la nostra copertura. Dall'ordine, il MAS 15 accelera. Entriamo nella formazione nemica. Passiamo tra le navi di scorta come fantasmi. Nessuno ci vede. Siamo folli. 300 metri. La Santo Stefano è un muro grigio che riempie tutto l'orizzonte. Siamo così vicini che potremmo quasi toccarla. Rizzo urla: sgancio! Le tenaglie si aprono. I 2 silori cadono in acqua. Partono. Niente reti stavolta. Niente errori. L'impatto è un tuono che ti scuote le ossa.
2 colonne d'acqua e rottami si alzano verso il cielo. Colpita. Il gigante è ferito a morte. Virata stretta, motori al massimo, scappiamo via, mentre dietro di noi il mare ribolle di cannonate e disperazione. La Santo Stefano non muore subito, agonizza per ore, ma alle 6:05, sotto il sole alto, l'orgoglio dell'imperatore si inclina, si capovolge e sparisce nel blu. È il 10 giugno. Oggi Davide ha ucciso Golia. Capitolo 6. Memento audere semper. I motori si spengono e improvvisamente il silenzio. Fa quasi male alle orecchie dopo anni di tuoni. È il novembre del 1918 e la guerra, finalmente, tace. Sull'Adriatico cala una quiete irreale, rotta solo dallo sciabordio dell'acqua contro gli scafi di legno ormeggiati nella laguna di Venezia. I motori Isotta Fraschini, che hanno ruggito nelle notti più buie sfidando corazzate d'acciaio, ora riposano. Ma cosa rimane di questa epopea? Rimane la storia di un nome che ha cambiato pelle insieme alla guerra. In origine quelle 3 lettere erano solo una sigla tecnica, legata alle unità costruite dalla Società Veneziana Automobili Navali. Ma col passare del tempo, la burocrazia militare fissò il nome in motoscafo armato silurante o motoscafo antisommergibile. Definizioni tecniche, fredde, necessarie ai manuali della guerra. Ma Gabriele D'Annunzio, osservando quella sigla dipinta in grigio sullo scafo, vide altro. Compì la sua ultima magia. Sotto il suo sguardo, la tecnica lasciò il posto alla poesia e la sigla divenne un imperativo morale eterno. Memento audere semper. Ricordati di osare sempre. Questa è l'eredità vera che ci lasciano quei ragazzi, la lezione che Davide, con la giusta dose di audacia, può ancora abbattere i giganti. Le barche di legno forse marciranno, ma quello spirito non affonderà mai. Se volete continuare a navigare tra le memorie della Serenissima e le imprese che hanno segnato il nostro passato, iscrivetevi a Venezia e la sua storia, perché ogni onda della laguna ha ancora un segreto da raccontare.